questo punto per tracciare i muri ci sono vari metodi. Uno dei metodi che io preferisco è quello di partire da un plane, quindi con CTRL A Mesh vado a richiamare il plane, con G lo porto nei paraggi, diciamo, della planimetria. Entro in modalità tab con la selezione dei vertici e con il comando G vado a posizionare i vertici in corrispondenza, diciamo, degli spigoli di un pilastro, ad esempio. Con E, anzi con A seleziono tutto, con E estrudo e do l'altezza, quindi in questo caso 2,88 del mio elemento. Se volessi interrogare il, il 2D per prendere da qui le misure, se avete caricato l'add-on che fa parte degli add-on, diciamo, degli add-on base di Blender, abbiamo appunto questo strumento che cliccando e trascinando con una corda otteniamo questa eh, appunto con questo measure distance possiamo ottenere le distanze, diciamo, tra i vari elementi. Quindi ritorniamo sulla nostra casetta e da questo cubetto possiamo andarci a creare il nostro intero muro. Con il tasto 3 clicchiamo sulla selezione per vertici, accertiamo, cioè per facce, accertiamoci che lo snap ai vertici sia attivo e con il comando E arriviamo qua al limite della casa, avendo cura, in corrispondenza degli incroci, di andare a mettere un segno di chiusura. Questo segno, diciamo, lo andiamo a mettere anche in corrispondenza dei muri, anche se questa cosa potrebbe in qualche modo, diciamo, far perdere un pochino di tempo, però comunque è tutta una cosa che ci ritroveremo dopo quando andremo a creare gli altri muri interni e diciamo quando andiamo a mettere le aperture. Quindi facendo questi tagli in questa posizione le aperture, diciamo, saranno molto cioè la creazione delle aperture sarà molto facilitata. Poi una volta presa la mano, io per esempio questo qua è un sistema che utilizzo quando modello con SketchUp. Non so se è il sistema più veloce per Blender, quando non lo conosco in maniera approfondita Blender, però comunque diciamo è abbastanza veloce. Una volta fatta tutta la sequenza dei muri, mettiamoci in modalità selezione vertici, selezioniamo tutti i vertici, clicchiamo la M e facciamo by distance e accertiamoci, diciamo, che lui vada a togliere tutti i vertici che si sovrappongono. In questo modo
avremo sempre una mesh pulita. Qui in questo punto diciamo mi sono dimenticato di creare le due linee relative a questo muro. Poco male, con CTRL R creo un taglio e lo sposto e lo posiziono qui. Ancora con CTRL R creo un altro taglio e lo posiziono qui, e quindi mi ritrovo le linee che poi mi servono, diciamo, per andare a creare gli altri elementi. Mi rimetto di nuovo in modalità selezione delle facce, e sempre con E clicco e vado a definire, diciamo, questi elementi. Anche qui con E arrivo qua in questa posizione per poter fare dopo questo muro. Quindi ancora E, prendo questo elemento, ancora E, ancora E, giro da quest'altra parte, vado di qui, ancora E, ancora E. Questo metodo, diciamo, l'ho preso in prestito da SketchUp e mi sembra abbastanza veloce anche all'interno di Blender. Infatti in pochi minuti ho fatto, diciamo, l'intero giro di tutto l'appartamento. Qui posso procedere in un altro modo, mi metto in, in modalità vertici, con Shift A creo ancora una volta, diciamo, un altro vertice e lo posiziono qui. Con E mi vado a fare tutta la sequenza, li seleziono tutti e premo la F di Firenze per creare una faccia, e poi ancora E 2.88 e premo invio. Visto che questo elemento l'ho creato stando all'interno di Edit Mode, questo pilastro farà parte, diciamo, di tutta la sequenza di muri. Il prossimo passo sarà appunto quello di andare ad aprire le aperture.